La cosa che vi spiegherò nel video di oggi è una di quelle piccolezze che mi ha stravolto la guida in pista. Da quando ho imparato ad applicarla ho migliorato tempi sul giro, posizione in sella e scioltezza, sforzo fisico. Ora, per un cambiamento del genere viene a pensare a chissà quale roba. Invece è una delle cose più banali che esistano, ovvero come si tiene in mano l'acceleratore. Come avete visto mi sto evolvendo, infatti ho creato una sigla per i miei nuovi video e ci tengo a comunicarvi che questo è il primo di una lunga serie di video che farò sulle moto e sulle auto anche. Saranno video di vario genere, tutorial, consigli sulla guida in pista, in strada, video tecnici che so che vi piacciono tanto. Quindi per non perderveli e per restare sempre aggiornati iscrivetevi a questo canale YouTube perché d'ora in poi arriverà una scarrellata di video. Ok, ma come può il semplice tenere in mano l'acceleratore influire così tanto sulla guida? Per farvelo capire vi mostrerò come facevo le prime volte, ma anche le seconde, le terze, le quarte. Ora io cosa facevo? Frenavo, mollavo il freno e acceleravo. Ma perché questo è sbagliato? Per vari motivi. Ipotizziamo di essere in curva. Nel momento in cui io ho mollato il freno e ho iniziato ad accelerare, il mio polso fa questo angolo di 90 gradi, che è un angolo fastidioso, è un angolo che mi blocca il braccio. Io non riesco ad aprire il braccio. Il fatto che io non riesca ad aprire il braccio non solo non mi fa andare ad aprire il gomito come fanno in MotoGP, ma mi blocca anche il busto. Io non riesco ad andare giù col busto perché ho il braccio bloccato. Questo quindi mi rende impacciato sulla moto, legnoso, bloccato, specialmente nelle pieghe a destra. Un altro problema è questo, che quando vado ad accelerare tutto, il mio polso ha un angolo veramente fastidioso. E per tenere il polso in questa posizione devo fare uno sforzo, per cui a fine giornata io avrò male qui sotto. Un altro problema è questo, che tenendo il gas così, in curva, sempre per il fatto che siamo impacciati, c'è il rischio che andiamo ad appoggiarci troppo sui semimanubri, andando a sbilanciare la moto e aumentando il rischio di caduta. Infine, l'ultimo problema è che nel momento in cui noi siamo impacciati sulla moto, ci sentiamo poco sicuri, ci sentiamo poco a nostro agio, quindi andiamo piano. Ok, a questo punto volete vedere la soluzione? È semplicissima. Quando noi freniamo e molliamo il freno, anziché accelerare subito, noi giriamo intorno all'acceleratore e diamo gas. Questo quindi cosa comporta? Che nel momento in cui vai a girare intorno al gas e lo prendi, guardate come riesco a muovere il braccio? Vedete la mobilità che ho? Nel momento in cui riesco a muovere il braccio così, io riesco a scendere giù col busto. Inoltre, quando vado a dare il 100% di gas, il mio polso non ha un angolo di 90 gradi come prima, quindi non vado a sforzarlo e a fine giornata non ho male qui sotto. Un altro vantaggio è che, avendo il braccio morbido, io sono morbido sui semimanubri, quindi non vado a fare movimenti che sbilanciano la moto. E infine, questo è un po' più psicologico, ovvero nel momento in cui noi molliamo il freno e andiamo a girare intorno al gas, noi mentalmente ci stiamo dicendo: adesso sto prendendo in mano il gas e do gas. Ci stiamo svincolando psicologicamente dal fatto di avere il freno sempre qui. E questo semplice gesto di girare intorno al gas e prendere in mano il gas, nella nostra testa significa accelerare, dare gas. E inconsciamente, psicologicamente, ci troveremo ad andare più forte. Guardando poi tutta una serie di riprese in slow motion che ho fatto durante il campionato italiano, mi sono accorto proprio di come tutti i piloti facciano questa cosa. Come vedete dalle immagini, mollano il freno, girano intorno al gas e poi accelerano. E allora sono andato a confrontare i miei vecchi onboard da quelli un po' più recenti, e se prendiamo ad esempio questa immagine ripresa in Qatar le primissime volte che andavo in moto, come vedete appena mollo il freno non giro intorno ma accelero subito, e quando mi ritrovo in piega a voler comunque andare giù col busto perché mi avevano subito insegnato la posizione corretta in moto, non riuscivo ad uscire. Al contrario, in quest'altra immagine presa dal video che ho realizzato con Canepa, in cui avevo già iniziato ad applicare questa cosa, come vedete mollo il freno, giro intorno al gas e quando arrivo in curva, boom, vado giù di brutto col busto, quasi col gomito a terra. E quelli che vedete adesso invece sono altri onboard di Fabrizio Perotti che effettivamente facendo questo gesto con la mano poi si trovano più sciolti in curva. E che sia una moto, una mini GP, una pit bike, qualunque cosa, nel momento in cui ho iniziato ad applicare questa cosa la mia vita in pista è cambiata davvero da così a così.
E questa, che è una di quelle piccolezze che ho imparato in questo mio primo anno di moto, fa capire ancora di più quanto, se vuoi imparare ad andare forte in moto e ad andare sicuro, ancora prima di fare le staccatone, i traversi, accelerare le traiettorie, la cosa più importante di tutte è essere a posto in moto con la posizione. Perché se sulla moto non sei a posto con il corpo, con le gambe, con le braccia, con le pedane, con le leve, con i semimanubri, non solo è difficile andare forte, ma è anche rischioso. Non per niente se vedi i piloti del mondiale, quando salgono su una moto nuova ci perdono le ore solo a farsi la posizione in sella. Il mio umile consiglio, quindi basandomi sulla mia esperienza di questo anno trascorso, è quello di prendere la vostra moto e iniziare a fare qualche giro, qualche turno piano, prendendo confidenza con questo gesto, anche perché comunque ricordatevi che nel momento in cui vai a prendere il gas così e vai a girarlo, c'è il rischio di dare degli strattoni col gas e di lanciarti per aria, quindi all'inizio bisogna prenderci un attimo confidenza con questo gesto. Bene, grazie per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto. Se vi piace questo format lasciate un like a questo video, lasciate un commento, condividetelo e iscrivetevi come sempre al canale. Ciao!